un orfano, un emigrante italiano, un indiano, un fantino, un prete, un massone, un agente della CIA, l'uomo che ha creato la figura di Licio Gelli. Frank Bruno Gigliotti era originario di San Bernardo ed emigrò negli Stati Uniti in una piccola città della Pennsylvania con sua madre vedova, quando lui aveva appena 4 anni. Poi perse anche la madre 6 anni dopo. Il giovane Frank venne quindi adottato prima dagli indiani Sioux del Sud Dakota e poi da quelli Cheyenne del Montana. Dopo una carriera di successo come fantino, si convertì. Preso il diploma nel 1921, venne chiamato dalla Chiesa Presbiteriana Italiana di Schenectady, New York, per diventarne il pastore, e nel 1922 si sposò. Una volta ordinato pastore, però, mostrò una condotta che diventò imbarazzante per la Chiesa presbiteriana, che 2 anni dopo, nel 24, lo persuase ad accettare il trasferimento per studio all'Istituto Biblico di Roma. Giunto in Italia, Gigliotti frequenta il Collegio Metodista Internazionale di Montemario, a Roma. 2 anni dopo riceve dallo Stato italiano il riconoscimento di Commendatore della Corona d'Italia, che gli venne conferito alla presenza del re Vittorio Emanuele III e di Benito Mussolini. Presa la laurea in teologia presso lo stesso Collegio Metodista di Roma nel 28, torna negli Stati Uniti, dove diventa pastore di una chiesa del Montana, poi di un'altra nell'Oregon e quindi di una chiesa presbiteriana in California, a Lemon Grove. Gigliotti era un massone, appartenente al rito scozzese antico e accettato. Era peraltro membro della famosa loggia massonica Garibaldi Lodge di New York. Lo testimonia il fatto che alla sua morte, nel 1975, i funerali si svolsero a San Diego in un tempio massonico del rito scozzese, sotto gli auspici della loggia 737 di Lemon Grove. Il presidente americano Franklin Roosevelt, massone del 32esimo grado, considerava Gigliotti un uomo secondo il suo cuore e lo aveva soprannominato Buddha. Questo almeno riporta un libercolo di 22 pagine pubblicato dallo stesso Frank Gigliotti. In merito alla loggia Garibaldi, l'ex gran maestro del GOI, Giuliano Di Bernardo, parla di mafia infiltrata nella famosa loggia Garibaldi, un concentrato di esponenti dell'area grigia tra massoneria e malavita. Resta il fatto che Gigliotti è stato un alto dignitario della massoneria statunitense, in quanto presidente del Comitato dei Massoni statunitensi, che dopo la caduta di Mussolini condurrà in porto la riunificazione della massoneria italiana sotto il controllo di quella statunitense. Andiamo in ordine. Nel 1947 Gigliotti fu l'artefice del primo riconoscimento del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani da parte della circoscrizione del nord della massoneria americana. Nella primavera del 58 Frank Bruno Gigliotti fondò il Comitato Nazionale di Cittadini Americani per rendere giustizia alla massoneria italiana, comitato che si attiverà per la riunificazione della massoneria italiana. Nella primavera del 60 il GOI, unendosi con la Gran Loggia degli Alam, Piazza di Gesù, con un atto di unificazione firmato ufficialmente il 24 aprile 60 a Napoli, alla presenza dello stesso Gigliotti, ottiene il secondo riconoscimento, quello cioè della circoscrizione del sud della massoneria americana, già assegnato al gruppo degli Alam di Piazza di Gesù. Riunione che non è stata semplice. Per riunire il GOI con la Gran Loggia degli Alam bisognava superare le antiche diatribe. Gigliotti inizia insieme a Cortini, gran maestro del GOI dal 53 al 56, una grande opera di mediazione. Il Grande Oriente impone al rappresentante italo-americano che tutti i fratelli presentino il proprio certificato penale, insieme a quello dei carichi pendenti. Il Grande Oriente infatti non si fida. Gigliotti si dà da fare. Alcuni fratelli del gruppo degli Alam si dimettono, mentre altri vengono allontanati. Il problema rimane circoscritto al principe Agliata di Montereale, accusato di essere in qualche modo collegato alla strage di Portella della Ginestra.
dove la banda di Salvatore Giuliano aveva sparato contro la folla riunita per la festa del 1° maggio, provocando 11 morti ed una settantina di feriti. Al separatista Agliata di Montereale si contestavano anche rapporti con gruppi legati alla mafia siciliana. Tutti i fratelli trattengono il fiato. Ad essere imputato, infatti, è il massimo rappresentante di Piazza del Gesù. Ma l'opera di persuasione di Gigliotti produce i suoi frutti. L'unione avviene, Gigliotti ha vinto. Il 7 luglio 60, poi, Frank Gigliotti fa riavere alla massoneria italiana il Palazzo Giustiniani, la sede storica del GOI che il governo fascista aveva confiscato. Con l'incontro di Giuseppe Trabucchi in rappresentanza del governo italiano, Publio Cortini in rappresentanza del Grande Oriente e dell'ambasciatore americano massone James Zellerbach, fu firmato il protocollo che risolveva in via extragiudiziale la questione di Palazzo Giustiniani, malgrado le sentenze dei giudici che davano torto al GOI. Un mese dopo la transazione con lo Stato, la massoneria italiana proclamò Frank Gigliotti Gran Maestro onorario a vita, membro emerito del Supremo Consiglio italiano del rito scozzese e rappresentante per l'Italia alla Conferenza massonica di Washington. Il 15 luglio 61 Giordano Gamberini, un uomo di fiducia della CIA, viene eletto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e manterrà la carica fino al 1970, sponsorizzando la rapida ascesa di Diciogelli nella massoneria, incaricato di proseguire l'opera di Frank Bruno Gigliotti. Già, la CIA. Frank Bruno Gigliotti nel 1939 era stato chiamato a far parte dei servizi segreti americani. Prima fu informatore dell'FBI, poi un agente dell'OSS, l'Office of Strategic Service, che era un servizio segreto statunitense istituito nel giugno 1942 ed operante nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Gigliotti, in quel caso, divenne consigliere della sezione italiana dell'OSS e poi divenne agente CIA dal 1947. Peraltro, nel 60 Gigliotti fu nominato capo settore della CIA in Italia. Gigliotti si occupò per conto dell'OSS di preparare lo sbarco degli americani in Sicilia, anche attraverso i rapporti con la mafia e la massoneria. Gigliotti era infatti legato al circolo della mafia, messo in piedi dal boss Victor Anfuso, per preparare lo sbarco degli alleati in Sicilia. Nel 1942 Gigliotti, insieme all'OSS, formò l'American Committee for Italian Democracy, il comitato americano per la democrazia in Italia, appoggiato dall'associazione di stampo massonico Sons of Italy. Lo zampino dell'immancabile Frank Gigliotti lo si ritrova anche nella storica scissione del Partito Socialista Italiano, scissione che diede vita al PSLI, che poi nel 1952 diventerà PSD. Nella massoneria del rito scozzese antico è accettato e il 33esimo è il più alto grado che si può ricevere e Frank Gigliotti lo ricevette nel dicembre 71, diventando quindi un sovrano grande ispettore generale. Il 14 gennaio del 50 il Corriere della Sera pubblicava in prima pagina la notizia dell'accorato appello dell'agente della CIA, Reverendo Frank B. Gigliotti, a favore della libertà di religione dei protestanti in Italia. Secondo alcuni, Gigliotti sarebbe stato il ghostwriter degli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione, quelli che trattano della libertà di religione e di parola. Di Gigliotti si occuperà anche la commissione d'indagine sulla loggia massonica P2 di Tina Anselmi. Ai nostri fini, il dato che viene particolarmente in luce è la connessione tra la massoneria statunitense e la comunione di Palazzo Giustiniani. Traccia di questi legami si rinviene nella presenza di tale Frank Gigliotti, in momenti particolarmente qualificati nella storia recente della comunione di Palazzo Giustiniani. L'artefice del primo riconoscimento del Grande Oriente da parte della prestigiosa circoscrizione del nord degli Stati Uniti fu infatti nel 1947 Frank Gigliotti, già agente della sezione italiana dell'OSS dal 41 al 45 e quindi agente della CIA. La comparsa di Gelli sulla scena, quando Gigliotti scompare, secondo una successione di tempi, è un'identità di funzioni che non può non colpire significativamente. Per capire l'ascesa al potere di Gelli bisogna
richiamare quello che io chiamo la paranoia degli americani, dei servizi della CIA. Gli americani, temendo il sorpasso, non avendo più nel governo italiano, nello Stato italiano, dei fedeli rappresentanti, ha di paranoia. E quando dici, ma com'è possibile la CIA che cade in paranoia? È proprio quello che cade. E guardate, non capita raramente, capita spesso, se voi andate ad esaminare ciò che accade nel mondo. È proprio dalla paranoia di questi servizi americani che nasce la fortuna di tutto l'aiuto che la rinascente massoneria italiana ha avuto nel dopoguerra, l'ha avuto grazie a Gigliotti. Quindi Gigliotti ha svolto un ruolo importantissimo. Ed è lo stesso Gigliotti che presenta negli Stati Uniti Gelli come colui che avrebbe potuto ostacolare il sorpasso. Ciò che non potevano fare i vertici dello Stato italiano, che venivano già accusati di essere diventati contrari all'Atlantico, ecco, di voler favorire l'ingresso dei comunisti nel governo, eccetera, eccetera. A un certo momento appare questo mago, quest'uomo a cui viene attribuita la capacità di fare ciò che lo Stato italiano non era in grado di fare o non voleva fare. Venne da oltreoceano, Gelli lo trova in Italia, perché il governo americano diede ordine ai vertici dello Stato, ai vertici militari, ai vertici della magistratura di mettersi all'obbedienza di Gelli. Ecco, un uomo che lui ha definito così, quasi grigio, indistinto, normale, banale, ad un certo momento si ritrova all'obbedienza i vertici dello Stato.